Amici del web, oggi introduciamo in questo video il Senfi e in questo caso lo faremo anche con un esercizio e praticamente il Senfi è il fattore di potenza di un sistema poi elettrico a corrente alternata ed è praticamente il rapporto fra una potenza attiva e una potenza apparente. In un sistema con carichi lineari il suo valore coincide con il coseno dell'angolo di sfasamento, che praticamente è compreso tra i vettori di tensione e corrente. Possiamo dire che la potenza attiva è la capacità di un circuito di fornire un lavoro meccanico nell'unità di tempo t, che poi è anche pari al prodotto scalare tra i vettori di tensione e corrente. E adesso iniziamo l'esercizio e vediamo cosa ci dice. E partiamo proprio dalla linea di monofase che alimenta un motore di potenza pari a 10 kW con una lunghezza della linea di 120 metri e i cavi sono unipolari in EPR. Per quanto poi riguarda la temperatura del terreno è di 40 gradi e la profondità di interramento è di 1 metro. Abbiamo il COSFI di 0,7. Come possiamo leggere, dobbiamo determinare la sezione della linea e poi eseguire una verifica della massima caduta di tensione. Quindi dobbiamo andare a vedere effettivamente poi se tutto coincide e va tutto assolutamente per come poi dovrebbe andare. Quindi vediamo e iniziamo proprio con la corrente di impiego. Con la corrente di impiego è IB che è uguale a 10.000 praticamente perché abbiamo 10 kW. I 10 kW diventano 10.000 perché appunto dobbiamo fare un calcolo matematico. Diviso la mia tensione, che è di 230 volt, per il COSFI che è di 0,7, come possiamo vedere il COSFI è di 0,7. Quindi è uguale a 62,1 ampere. Fino a qua ci siamo. Poi dobbiamo applicare una formula in particolare, che è questa di qua. I0 è maggiore di B diviso K1, K2, K3, K4, che ricordo sempre che sono dei fattori di correzione. Mi vado a fare il calcolo, faccio 62,1. Ricordo che i K1, K2, K3, K4 li troviamo da tabella della norme CE. Mi raccomando, non sono dei valori che mi sto inventando praticamente. Quindi 62,1 ampere della mia IB diviso 0,85 che è il mio fattore di correzione per uno altro fattore di correzione per 0,98 per 1 che mi risulta uguale a 74,5 ampere. Lo ripeterò ancora una volta in questo video. Se fate il calcolo di 0,85 per 1 per 0,98 per 1 vi verrà sempre 74,5 ampere, ma anche se fate 0,85 per 0,98 vi uscirà sempre 74,5 ampere. Detto ciò, mi devo trovare la mia IZ, quindi IZ è uguale a la mia formula, la vado a copiare praticamente, così perdiamo anche meno tempo. Facciamo anche un po' di spazio per capire tra la formula e il calcolo che abbiamo fatto. Anche qua la stessa identica cosa. E quindi la mia I0 la prendo dalle tabelle. Vado a prendere la mia I0 da tabella, quindi 91 per 0,85 per 1 per 0,98. Il risultato mi viene, anzi no, scusate, per 1, perché mi sono dimenticato l'altro fattore di correzione, quindi mi viene un risultato di 75,8 ampere. Da questa formula che adesso vi faccio vedere che la introduciamo proprio adesso, che è praticamente il Senfi, la formula ci dice che delta V è uguale a K per IB per L, per tra parentesi RL per cosφ F più XL per Senfi. Quindi praticamente la RL e la XL si ricavano da tabella. RL è l'unità di lunghezza e XL è la reattanza per unità poi di anch'essa di lunghezza. E K è un coefficiente e sono numeri fissi. Per la monofase è 2, per la trifase è 1,73. E quindi il mio calcolo praticamente è di
delta V lo copio da qua, così almeno so che è un delta V, perché dalla tastiera non lo posso fare, che è uguale a 2 per 62,1, che è la mia corrente IB, per 0,12, apro parentesi, 1,54 per 0,7 più 0,098 per 0,70. Chiudo parentesi, uguale, mi viene 17,10 volt. Se c'è qualcosa che non capite, mi raccomando ragazzi, scrivetelo qui sotto nei commenti e iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina, molto molto importante perché guardate tantissimo i miei video, ma in realtà non vi iscrivete. Quindi mi sono fatto questo calcolo praticamente da questa formula. K praticamente è il 2 che è il coefficiente. L è la mia lunghezza del cavo, quindi 0,12 perché IB è 62,1 che è la mia corrente di impiego. RL è XL, li ricavo dalle tabelle, e il Senfi è il fattore praticamente di potenza. Adesso praticamente dopo aver fatto ciò mi calcolo la mia percentuale di caduta di tensione con una formula specifica. La vado a copiare anch'essa. Ecco qui la formula per la caduta di tensione per avere una percentuale di caduta di tensione. Quindi delta V percentuale che è uguale a delta V per cento diviso Vn. Vn non è altro che il valore nominale. Il calcolo che devo fare è la mia delta V che mi sono appena trovato, che è di 17 non di 14 ragazzi, quindi il mio calcolo sarà 17,10 diviso 230 per 100, che è uguale a 7,43%. Spieghiamo un pochettino questa delta V, anzi mettiamo anche il delta V percentuale così ci capiamo meglio. Quindi delta V percentuale è uguale a 17,10, che è il mio delta V di 17,10, per 100 diviso Vn, quindi il mio valore nominale. Se lo fate anche in questa maniera vi darà ugualmente lo stesso risultato, quindi verrà di 7,43%. Come possiamo vedere in questo esercizio la mia caduta di tensione va oltre praticamente il 4%, quindi siamo molto oltre. Bisogna che dobbiamo rifare qualche calcolo, quindi dobbiamo anche aumentare la sezione e prenderlo poi sempre dalla tabella il nostro valore. Quindi ricalcolo sempre dalla stessa formula di questa di qua, che come possiamo vedere è uguale, questa con questa sono assolutamente uguali, che mi diventa praticamente delta V uguale, che vado a scrivere, ecco qua, di 2 per 62,1 per 0,12 a protonda 0,71 per 0,7 più 0,089 per 0,71 che mi è uguale a 8,34 volt. Adesso mi vado a ricalcolare effettivamente la mia percentuale con questa formula e come possiamo vedere abbiamo dei valori stavolta diversi, perché sì, abbiamo il 62, 2 per 62 per 0,12 che è praticamente uguale, ma anziché di avere 1,54 abbiamo 0,71, numeri presi da tabella, mi raccomando, numeri presi da tabella. Il 0,7 rimane tale, il 0,098 mi diventa 0,089 per 0,71 che rimane tale, e quindi poi avrò un calcolo di 8,34 volt. Adesso mi vado a ricalcolare la mia percentuale con questa formula, quindi mi vado a calcolare la mia caduta di tensione dalla formula seguente, ecco qui, delta V, che è sempre questa di qua ragazzi, io la copio per precisione nell'esercizio, per chi magari ancora ha qualche piccola difficoltà a studiarle queste cose. Quindi la mia delta V percentuale è uguale alla mia delta V per 100 diviso Vn. Quindi dobbiamo fare praticamente lo stesso calcolo di qua, ma cambiando ovviamente i numeri.
Quindi delta V è uguale, lo vado proprio a copiare, delta V è uguale a 8,34, che è la mia delta V, come possiamo vedere, 8,34, diviso la mia tensione effettivamente che ho in monofase per 100, che in questo caso è uguale a 3,63%. Quindi il mio valore con questi numeri, con questi calcoli, avrò un 3,63%. Adesso sì che siamo rientrati entro il 4% di caduta di tensione. Rientrando nel 4%, adesso siamo praticamente come se fossimo in regola. Ecco, il nostro esercizio l'abbiamo completato e ci siamo riusciti. Ma alcuni valori, ripeto, dobbiamo prenderli dalle tabelle che potete assolutamente cercarle su internet. Se qualcuno magari non riesce a trovarle, scrivetemi qui sotto nei commenti e vi dirò il tutto. Con questo ragazzi abbiamo concluso l'esercizio. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, di commentare per farmi sapere cosa non avete capito, cosa c'è qualcosa che magari non vi è chiaro. Scrivetemi tutto qui sotto nei commenti e iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina perché siete veramente in pochi quelli che attivano la campanellina.